Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale di tecnologia, benvenuti. Bene, prima di cominciare vi chiedo cortesemente di iscrivervi al mio canale, è gratuito, di attivare la campanellina, ma soprattutto di sostenermi con un bel like e fare anche magari dei commenti e delle domande, io sono pronto qui a rispondervi. Bene, oggi di cosa andiamo a parlare? Andiamo a parlare della tecnologia 5G, di questa tecnologia che tanto sentiamo, che adesso ci sono negli smartphone, da un bel pezzettino, c'è gente che compra solo lo smartphone che abbia il 5G e la tecnologia 4G sembra che si sia persa e non sia più conveniente. Poi c'è stato anche alcuni spot pubblicitari che parlavano appunto di questa tecnologia 5G, passa al 5G, è gratuito e tutto quanto, ma mi chiedo, conviene veramente fare il passaggio al 5G, magari andare a spendere qualcosina in più, sia per quanto riguarda i cellulari, sia per quanto riguarda la connessione, oppure il 4G va benissimo? Bene, qui, come io dico sempre in tutte le recensioni, che siano di auto, che siano di tecnologia, che siano di qualsiasi cosa, ognuno ha le sue esigenze. E quindi facciamo un passo indietro. Quando c'era la tecnologia 2G e 3G, che avevamo le prime connessioni internet, io posso paragonarle alle prime connessioni che avevamo con la DSL. Ancora prima c'era il 56K, non so se ve lo ricordate, quindi per chattare andava benissimo. Poi c'è stato il discorso dello streaming, sia audio che video, e allora lì sono aumentate le reti dal 56K, siamo passati alla modalità ADSL e alle stesse cose siamo passati nei cellulari, dal 3G siamo passati al 4G. E lì c'è stata una grande rivoluzione perché passare dal 3G, che comunque aveva una connessione abbastanza veloce, mi ricordo andavano 72 mega, e già era tantissimo, era il 3G ultra speed di vari gestori, e c'è stata una rivoluzione molto molto grande. C'era chi andava a 36, poi si era arrivati a 72. Poi siamo arrivati al 4G e siamo arrivati a connessioni fino a 200 megabit al secondo. Ma a cosa serve tutta questa velocità? Non poteva bastare i 30 mega, i 50, i 70? Sì, potevano bastare, ma fino a un certo punto, perché se noi lo usiamo con il cellulare, secondo me, quando abbiamo una buona connessione intorno ai 20 megabit in download e 10 in upload, basta e avanza. Se devo guardarmi comunque un video in 4K, se devo guardarmi comunque qualsiasi cosa, devo andare in intro, eccetera, caricare delle foto, eccetera, basta e avanzano. Ma allora perché dobbiamo passare al 5G a una velocità ancora più alta? Perché è come per le auto che fanno le auto che vanno a 200 all'ora, ma abbiamo il limite di 90 all'ora, di 130. Perché in un futuro non molto lontano, basta che guardate adesso le auto, appunto, per quanto riguarda la medicina, per quanto riguarda le connessioni internet, qual è il vantaggio del 5G? Il 5G ci permette di avere più utenti connessi allo stesso momento, abbiamo delle velocità di download e upload molto più alte, arriviamo fino addirittura a 10 gigabit, quindi 10.000 mega, che è una velocità assurda, però bisogna valutare se vale la pena farlo per tutti. Vi dico, per quello che utilizzo io, per fare streaming, sì, anche per fare quando faccio le live, non c'è nessun problema, anche se ho 70-80 mega, basta e avanzano. Se ne ho 100, comunque adesso andiamo a fare un piccolo speed test e vi faccio vedere. Adesso io vi metterò qui in sovraimpressione quello che ho fatto come 5G e adesso vi faccio vedere. Questa è la connessione che parte, adesso io qua ho un buon 5G che è quello che mi fa andare anche tutta la casa, siamo a 320 mega, 330, 340, 350, a volte arrivo anche 600-700, oggi fa molto caldo quindi la connessione si abbassa tantissimo, vedete? 400 mega all'incirca. Poi abbiamo l'upload, quindi i dati che vengono caricati, siamo intorno ai 45-46 mega, a volte arrivo anche a 100-110, comunque già una buona connessione. Un ping di 31 e soprattutto anche una latenza molto bassa. Adesso invece andiamo a vedere quello che ho fatto con, allora ricordiamoci che qui erano 400 e qualcosa, adesso io connetto con il 4G, mi metto sempre qua in sovraimpressione i dati. Vedete adesso lui parte, siamo intorno ai 100, 110 mega, 170, 180, sì, 170 adesso, ok, 180, quindi già una connessione più che sufficiente per tutto quello che ci può servire.
e l'upload, prima eravamo intorno ai 40, qua siamo intorno ai 10, 8, 10, così. Quindi è una connessione comunque buona, il ping vedete che è più alto, 44 millisecondi, quindi anche per giocare non va molto bene. Più basso è il ping, meglio è la risposta, il tempo di risposta del nostro videogioco. Quindi, cosa posso dirvi io? Che vale la pena passare al 5G? Sì. Poi se è gratuito ancora meglio, perché comunque avere una connessione 5G, anche se consuma un po' più di batteria, perché possono dirmi quello che vogliono, ma la connessione 5G consuma di più la batteria del nostro smartphone, dovete far conto anche che comunque il 5G ha la possibilità di connettermi con più apparecchi, perché adesso ci sono i modem 5G che hanno addirittura Wi-Fi 6, Wi-Fi 7, e avere la gestione, essendo molto più veloce, ok? Quindi se io ho una connessione da 100 mega con il 4G e mi connetto in 10 persone, non è che ogni persona ha 100 mega sullo stesso prodotto, vengono divisi in base ai wifi che hanno. Se io ho una connessione 5G e quindi una connessione di 400 mega, sono divisi per 10 persone, quindi è come avere 40 mega idealmente a testa di download. E questa è la differenza. Quindi, quali sono i vantaggi di questo 5G? Che abbiamo una connessione più veloce, una connessione più performante, una velocità di risposta molto più alta. Immaginatevi un domani quando ci saranno tutte le auto connesse, magari con il 5G, abbiamo bisogno di una connessione veloce per scambio dati, per le informazioni del traffico, eccetera, eccetera. La telemedicina. Ci sono signori che operano da remoto, dalla Sicilia operano in Veneto, per dire, tramite sempre la connessione internet, quindi loro muovono i robot. Questa è una cosa che ho sentito ultimamente, non pensavo esistesse una cosa del genere, però sì, esiste. E poi anche i film, si possono vedere film in 8K addirittura, quindi lo streaming audio, video. Mi ricordo che avevano fatto una volta un concerto con l'ologramma, eccetera, era tutto con una connessione in 5G. Quindi se dovete pagare in più, secondo me non conviene, per quello che dovete usare il cellulare basta e avanza il 4G, abbiamo comunque una buona connessione. Se non dovete pagare, che viene dato fornito gratuitamente, anche perché le strutture sono sempre migliori, fatelo pure, non costa nulla, insomma. Poi comprare lo smartphone 5G, ormai anche gli smartphone da 150 euro in su sono già con il 5G integrato, quindi non dovete neanche pagare più di tanto. Bene signori, spero che il video sia stato utile. Se è stato utile mettete un bel like, iscrivetevi al canale, non costa nulla, commentate, scrivetemi se avete dei dubbi, delle perplessità, io sono qui pronto a risolverlo e vi ringrazio per essere stati con me. Ciao ciao!